Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Grifo Gamer con Stefano a giocare a Satisfactory. Nell'ultimo episodio ci siamo andati a costruire il complessino che ci fa le lamiere intelligenti per l'ascensore spaziale. Abbiamo spostato il nostro quartiere generale giù nella baia, lì dove abbiamo sia la base principale che ci fa tutti i prodotti base del gioco, sia le due centrali a carbone compattato. Sono tornato qua dove abbiamo il complesso dell'acciaio. Sono salito su stacco per prendermi sta lumma che sono dai e ma scordo, perché questa è la location dove andremo a fare le altre due risorse per l'ascensore spaziale, ossia le strutture polivalenti che facciamo oggi e i cablaggi automatici che faremo nel prossimo episodio. Ho pulito tutta quella che era la struttura sopra della prima base principale, mi sono tenuto la platea perché è qui che andremo a sviluppare i due complessini, non dovrebbero essere particolarmente grandi e andremo a sfruttare le risorse che ci sono rimaste libere dallo smontaggio appunto della base principale iniziale. Senza perdere ulteriormente tempo, questo è lo schema per andare a fare le strutture polivalenti. Allora, abbiamo i due giacimenti di ferro impuro dal quale possiamo andare a estrarre fino a 300 minerale di ferro. Abbiamo un giacimento di carbone puro da cui andremo ad utilizzare 240 unità dai 270 che al massimo riusciremo ad estrarci, ma ce ne basteranno 240. Qui c'è segnato 270 minerali di rame perché avevo considerato il giacimento puro di rame che abbiamo qui, ma ho visto che ci basta andare a prendere il giacimento di rame un pochino più lontano. E quindi, diciamo, da un rimasuglio di rame che, se non erro, dovrebbero essere un'ottantina di rame, ci andremo a fare con questo schemino che vedete, quindi tra fucine che ci fanno i lingotti in lega di rame, costruttori ci fanno le vite presse fuse, quindi cercando di utilizzare quante più ricette alternative possibili, come appunto le viti presso fuse, il lingotto d'acciaio massiccio, il telaio bullonato, la pasta di ferro intrecciata, più possibile. Con questi giacimenti, con queste risorse che abbiamo qua, andremo a fare una struttura che ci va a fare 15 strutture polivalenti. Questa non sarà raddoppiabile con i lumaconi, ma sarà raddoppiabile in un altro modo che vedremo un pochino più avanti. Quando avremo fatto tutte e tre le strutture vedremo la corrente che avremo a disposizione, se ci basterà. Allora, iniziamo. Subito ci andiamo a mettere. Sicuro non ce l'ho. Guarda, fammi una cosa, almeno non mi interrompo durante la costruzione, mi faccio un po' di trivelle portatili. Guardate l'inventario pieno di robaccia con cui che è venuta fuori dalla prima base principale. Dai, fammene altre due, con 8 dovrei sta tranquillo. Ok. Allora, i due giacimenti di ferro impuro sono questi qua, che alla fine possiamo estrarci fino a 300 di ferro, ma ce ne serviranno poco più di 180, quindi mi basterà metterci la miniera livello 2 e la sottostimiamo, la mettiamo sotto produzione, almeno ci consuma anche meno di corrente rispetto a se andasse a mettere i lumaconi su quelle a livello 1. Questo mi fa 60, invece noi ci dovrò mettere i lumaconi perché al massimo fa 60. Ha detto, stavo dicendo una cazzata. Ci vorranno circa 186, mi pare, minerali di ferro. Vabbè, ce li sistemiamo dopo. Il minerale di carbone, il carbone puro è questo giacimento qua. Tutti gli altri giacimenti che vedrete avanzeranno. In realtà serviranno per fare le travi di cemento armato. Pensavo che non finiva più. Vedi che se mi serviva il carbone col cavolo che duravi così tanto. Ok, da questo viene così, 240 e se dovrebbero essere precisi quelli che ci servono. Il minerale di rame, vabbè, è quello laggiù lontano, senza che adesso ci vado. Ma facciamo il complesso, poi la miniera me la porto qua io. Quel giacimento di rame ci servirà sia per le travi di cemento armato, sia per fare le strutture polivalenti. Ci metterò in mezzo un separatore intelligente a cui darò la priorità di andare a fare ovviamente le strutture polivalenti, perché sono quelle che dobbiamo andare a consegnare. Qui dovremo andare a fare anche i cablaggi automatici, essendo che
Il rame puro per fare cablaggi automatici ce l'ho di lì e i tubi mi verranno da di là per fare cablaggi automatici. Ci viene chiesto il rame per fare il cavo e gli statori, ma gli statori si fanno con il filo e i tubi non ho stabilito che essendo che ne facciamo veramente tanti, andranno a utilizzare quelli che vengono dal complesso dell'acciaio. Quindi la struttura inizierei a farla da laggiù. Tutto questo per dire che la struttura inizierei a farla da qua giù in fondo, e così di qua facciamo le strutture polivalenti e dall'altra parte andremo a fare i cablaggi automatici. Tanto non sono due complessi particolarmente grandi. Ciao patatino! Che mi porti? Il connettore ad alta velocità. Dai che per qualche ricerca ci fa comodo, te. Buttalo su. Come la lumaca me la butti su. E il resto mi sa che so bello che è pieno con l'inventario. Mettici anche l'erba e la legna. Poi sistemeremo. Allora, lascerei una fondazione per fare più o meno un minimo di decorazione al complesso. Qui ci facciamo viaggiare, ci metto qualcosa come fa a ricordare. No, come fa a ricordare. Ci metto un palo. Sparisci. Qui viaggerà la logistica e di qui potremo iniziare a costruire. Anche di qua mi lascio uno spaziettino. Me lo lascio? No, non me lo lascio. Ho paura che se no andiamo a finire troppo a ridosso delle miniere lì in fondo. Invece vorrei tenerle libere le miniere possibilmente. No, fa come ho fatto con la base principale. Allora ci servirebbero 4,66 fucine per fare i lingotti in lega di rame. Però il lingotto in lega di rame non l'ho ancora mai utilizzato. Abbiamo utilizzato quello con il calcare. Voglio vedere la ricetta quante me ne fa. Perché voglio cercare di non utilizzare né troppe deviazioni né troppi... sicuramente non lumache. Quindi ognuna mi fa 75 lingotti al minuto. Allora, di tutti i lingotti che devo fare, 56 mi servono per fare le piastre di ferro. 52,5 mi servono per andare a fare le viti presso fuse. 240 invece mi serviranno per mandare alle fucine per fare i lingotti di acciaio con la ricetta del lingotto di acciaio massiccio. Quindi molto probabilmente famo 240 diviso 75 sono 3,2. Va bene. Quindi facciamo 6 fucine, 2 specifiche per le piastre e le viti e le altre 4 ci andranno a fare i lingotti di acciaio. Quindi mettiamole per bene. Ragazzi, non farò doppio piano, è tutto esposto come abbiamo fatto per i cosi. Come abbiamo fatto per gli assemblatori, per le piastre, per le lamiere intelligenti, scusate. Sì, ma mettiamo così. Quasi al liscio delle fondazioni di qua. Ok, va bene così. Vedete, poi anche toglie. E quell'altra è tutta attaccata. Poi costruendo vediamo un attimino quali sono le fucine che devono andare a fare le piastre e quali sono quelle che devono andare a fare le viti, Adesso buttiamo giù tutte le strutture. Così mi rendo conto. Minchia, per il cablaggio automatico non è che rimane tutto sto gran spazio, Sai che c'è? Cablaggio automatico. Ah, peggio lo facciamo al piano sopra. Mo. Sì, lo facciamo al piano sopra. Così almeno mi tengo tutto lo spazio per fare le cose con calma. Perché se mi viene bene, io di qua c'è schiaffo. Le altre 6 fucine per fare i lingotti d'acciaio. Guarda, ci entreranno mai. Mi mancano i telai modulari, ma guardate, cosa che non vi ho fatto vedere. Tutta la roba che mi era avanzata dal disfacimento dell'altra base stai dentro sti 5 container di stoccaggio, quelli grandi, e c'è veramente di tutto. Ci aiuterà anche, guardate la roba che ci ho depositato qua, guardate, fili, cavi, lamiere, cioè una quantità industriale di roba. Invece che andare a utilizzare quella che viene prodotta dalla base laggiù, cercherò di utilizzarne quanto più possibile per fare queste strutture che ci sono rimaste da qua su. Cerco di utilizzare quanto più possibile quella roba. Quando ho finito la costruzione qua su, metto un trasmutatore, uso un malvolo e addio. E auf Wiedersehen.
Quindi ci dovrei avere anche i rotori invece che utilizzare quelli che ho messo nel deposito un po'. Ma per dare il minimo un senso, la parte di qua era del ferro, questa di qui partiva quella del rame, finché ho potuto, insomma, essere ordinato circa. Eccoli i rotori. Troppi ce n'ho. Quindi di qua metto altri 6 fucili. Se mi c'entra. Dai che mi c'entrano, dai che mi c'entrano. Se. Questo ragazzi si chiama culo. Prettamente, esclusivamente culo. Ma se a sto punto queste le ripiazzo lasciando lo spazio di qui in mezzo, libero? Lasciando sto corridoietto di qui in mezzo? Qua no, ma di qua alla peggio mi posso ancora allargare un attimino, eh. Un po' volante, ma... non c'è bisogno. Perfetto. Quindi queste saranno quelle che mi fanno i lingotti di ferro, queste saranno quelle che mi fanno i lingotti d'acciaio. No, cambio della guardia, anche perché mi sembra era veramente stupido che io mettessi le fucine dell'acciaio dall'altra parte. Perché i lingotti di ferro ce l'ho qua, non vedo per quale stracazzo di motivo le devo andare a mettere laggiù. Però magari me la allineo, eh. Non ti piace, va bene. Ok. Quindi le 6 fucine dei lingotti le mettiamoli qui davanti. E le 6 fucine dei lingotti d'acciaio le mettiamo di qui davanti. Ok. Ora qua ci andiamo a prendere le 2 fonderie che ci fanno i lingotti di rame. La metti precisa un pochino così. Ok. Così, di qui dietro abbiamo solo il minerale di ferro e il minerale di rame che cammina. Qui davanti i lingotti che usciranno da qua più il carbone. Già mi sta piacendo più. Già mi sta piacendo più. Dopo le 6 fucine dei lingotti d'acciaio mi servono 6 costruttori che mi facciano le travi. E come abbiamo fatto lì nel complesso, ogni fonderia mi alimenterà un costruttore. Quindi i costruttori li mettiamo davanti al fonderia. Almeno il collegamento sarà veramente stupido. E bisogna metterle qui. Non so, mi vincolo all'uscita delle fonderie almeno. Così. Saranno bellissimi da vedere, ma alla fine vengono distanziati uguali, quindi è l'ultimo. Ok, ho fatto un paio di spostamenti ragazzi in modo che diventasse tutto un pochino più carino. Allora le fonderie le ho messe qua, quelle per il rame, perché qui usciranno i lingotti di rame. Abbiamo bisogno di 3 costruttori che ci faranno il filo, che sono questi qui davanti, 1, 2 e 3. Questi 2 sono i costruttori per farci le piastre di ferro e qui davanti invece abbiamo i 5 costruttori che ci serviranno per fare le viti con la ricetta delle viti presso fuse, mentre questi sono i 6 costruttori che vengono alimentati dalle 6 fornaci, ogni fornace ci alimenta un costruttore per fare le travi d'acciaio. Oh, adesso potevo iniziare a fare un minimo di logistica di sta roba qua, così dopo vediamo come può venire andando avanti. Allora, di qui ci verrà il minerale di rame, abbiamo bisogno di riunire unificatore, di riunire i lingotti di rame, così. Allora, le 2 fonderie mi devono fare 37,5 lingotti di rame, ognuna me ne fa 30, quindi 37,5 diviso 2, 18,75, quindi viaggeranno tutte e due a 18,75. Copia. E incollo. Ok. Quindi più che sufficiente. Nastri livello 1. Ok.
divisore, così, fatto super compresso. Adesso dividendo me ci deve, sì, ok, 37,5, quindi basta il livello 1 dei nastri, così. Oh, di qui neanche c'è bisogno. Vai, vieni di qua, così e così. Di filo ne ho bisogno di 75 al minuto. 75 diviso 3 fa 25. Se mi sono rincoglionito, ne devono fare 25 di filo l'uno, ognuno ne fa 30, quindi ne mandiamo tutti un pochino più piano. E il filo l'avremo sistemato. Allora, questa sarà la fucina che ci fa i lingotti per le piastre. I lingotti per le piastre me ne servono 56,25. Quindi lingotto in lega di rame, anzi lingotto in lega di ferro, 56,25. Ok. No, che copia, è unica questa. E questi lingotti mi vanno a questi due assemblatori che mi devono fare 37,5 piastre. 37,5 diviso 2, 18,75. 18,75, quindi vanno leggerissimamente più piano. Anche le piastre le abbiamo sistemate. Questa sarà la fucina invece che ci fa i lingotti per le viti. Sono 52,5 lingotti. Lingotto in lega di rame. 52,5. Ok. Mentre le viti me ne servono 210. 210 diviso 5 a casa mia fa 42. Perfetto. Quindi vite presso fusa 42. Ah, quanto sono bravi quando ci sono sti numeri tranquilli. Ok. Che tra l'altro 210 sono anche facilmente trasportabili in una belt del livello 3. Allora, questa fa le piastre. Quindi mettiamo, cercando di stare quanto più stretti possibili qua. Cerchiamo così, poi vediamo se il nastro ci aiuta. Basta livello 1, sì, anche dritto. Così e così. Questi sono lingotti peleviti. Le facciamo venire su qua. Così. Separatore. Verrà bene metterci il nastro di qui dentro? Sì, sì, viene bene. Pusta. Oh, anche dritto gli piace, perfetto. E questi sono i lingotti che ci portano le viti. Qui ci dovrebbe essere lo spazio sufficiente. Così. Ci sarà lo spazio sufficiente, se no cambio, Già c'ho in mente come potete cambiare a peggio. Unificatore. Un pochino più qua. Oddio, non è che non fa impazzire. Ho rispostato i separatori per i lingotti per andare a fare le viti un pochino più dietro. E sopra ci ho messo gli unificatori. Escono 18,75 piastre, quindi tutto basterà livello 1. E laggiù in fondo c'è il filo, questo non l'avevo considerato. Oddio.
un po' sparato in faccia, ma meglio che niente. No. Ok, lo mettiamo al livello 3. E questi sono i fili. No, questo me l'ha messo male. Mannaggia. Così. Così. 25, 25. 25, 25 fa 50. Anche questo me l'ha messo male. Ma guardate. Così. 25, 25 dicevo fa 50. 25, 25 fa 50. Qua giù avremo il filo a livello 2 però. Allora, adesso mi metti. No, qui non esce niente, scusate. Così. Nastro trasporto livello 2. Ci avremo il filo. E per ne sbagliasse, coloriamo. Almeno non ci sbagliamo. Nastro livello 1. E questo è quello che invece mi porterà le piastre. Tanto piastre e filo devono andare nello stesso posto per fare le piastre di ferro intrecciate. A posto. E qui abbiamo filo e ferro per andare, piastre di ferro per andare a fare le piastre di ferro intrecciate. Qui invece dobbiamo andare a fare i lingotti di ferro per fare i lingotti di acciaio. Ce ne servono 240 lingotti. Allora, 240 lingotti sono 60 l'una, sono 4. Quindi anche queste viaggeranno leggerissimamente più piano, all'80%. Ognuna mi fa 60. Quindi da ognuna mi esce il nastro a livello 1. E 60 fa 120, nastro livello 2, altri 60, 180 e qui 240. Ah, ma vediamo se gli basta sto spazietto. Sì, comunque il carbone viaggerà sopra perché tanto mi deve saltare laggiù, quindi va bene, i lingotti li facciamo viaggia sotto, nastro livello 3, con predefinito, poi più che bene. Lingotti in acciaio massiccio, ognuna fa 60, prendendosi 40 lingotti di rame, sì, 40 lingotti di ferro, e quindi mettiamo tutte al 100%, sono proprio 6 fucine sparate a cannone. Allora, dentro ogni fucina basta livello 1, 240, meno 40, 200, quindi ancora nastro livello 3. Dentro livello 1, 200 meno 40, 160, ancora livello 3. E da qui a livello 2, 160 meno 40 fa 120, 120 meno 40 fa 80, ok, e il resto è tutto livello 1. Qui arrivo 80, 40,
e 44. E il resto sarà il carbone che dovrà andare a livello 1. Forse no, non potevo venire più in qua. Qui sicuramente facciamo una compenetrazione. No, che culo! Bella, mi piace. Ogni fucina vuole 40 di carbone, quindi no, allora lo prendiamo da sotto, te compenetri sopra. Sti cazzi. Più 140, meno 40, 200, meno 40, 160, meno 40, 120, quindi qua livello 2, meno 40, 80, 40 di qua e 40 di qua. A posto. E anche il carbone l'abbiamo collegato. Servono 90 lingotti, ogni costruttore al minuto fa 15 e quindi tutti e 6 viaggiano, tutti e 6, oh, è un po' duro di comprendonio, tutti e 6 viaggiano al 100%. Perfetto. Quindi siamo arrivati ad avere qui le viti, qui le travi in acciaio, laggiù in fondo piastre e filo. Allora, qui abbiamo un pochino tutto quello che ci serve per fare i telai modulari, ossia abbiamo le viti che andranno direttamente agli assemblatori dei telai modulari, abbiamo le piastre di ferro e il filo che ci fanno le piastre di ferro intrecciate, che è l'altro ingrediente per i telai modulari. Quindi mi metto 4 assemblatori qua perché me ne servono 2 precisi per le piastre di ferro intrecciate e 1,5 per i telai modulari. Sì, mi metto così, con la scaletta che tocca 1/3 di questa di qui. Allora, 2 attaccati, poi ci lascio uno spazietto e 2. Proviamo a fare 2. Preciso, anzi potremmo fare anche 3. Sì. Allora, mi servono 11,25 piastre di ferro intrecciate, 5,62 più 5, precisi. Sono precisi. Mentre mi servono 7,5 telai modulari, ma con la ricetta del telaio bullonato. Ognuno me ne fa 5. 7,5 diviso 2, 3,75. 3,75. Ok. Qui vengono le piastre e qua mi verrà il filo. Così. E così. Non mi dico l'ho messi lontani perché... Ok. 18,37 è tutto a livello 1. Poi vediamo se riesce da solo a farsi un collegamento intelligente. Sì. E così.
però giustamente il filo è a livello 2. Almeno fino all'inizio degli assemblatori. Ok. Unificatore che ci raduna le piastre di ferro intrecciate. Sì, così. Adesso andiamo a riunire tutte le viti insieme. Lo spazio... sì, troppo ce n'ho. Ognuna mi fa 42. Ok, quindi da ogni assemblatore nastro livello 1. Poi 42 più 42 fa 84. Più 42 fa 144. Quindi già qui è livello 3. E qui è livello 3. Le viti li facciamo viaggiare al piano sopra. Vediamo se qui ci riesco a prendere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nastro livello 3. Così. Lo sposti. Sì, bello. 110 diviso 2, 105. Quindi sì, basta livello 3, basta livello 2 qua. Ognuno mi vuole 105 viti, quindi anche gli ascensori livello 2. Minchia, lo spazio ce l'avevo, l'ho fatto proprio un bocca, Ok, così decisamente meglio, ma di qui tribolo sicuro, No, mi piace comunque. Perfetto. E di qui abbiamo detto livello 2. Separatore per le piastre di ferro rinforzate. Ognuno me ne vuole 5 qualcosa, quindi qui è tutto a livello 1. Così. No, ho sbagliato a mettere questo qua. Ok, a posto. E quindi qui abbiamo i telai modulari. Sono rimasti i 3 assemblatori per le strutture polivalenti che possiamo mettere in linea con questi. 1, 2 e 3. A cui dobbiamo portare i telai modulari, sì, e le travi d'acciaio, allora. Per semplificare la logistica delle travi, che è quella un pochino più lunga, poi viaggia sopra i telai modulari. Ok, stavolta l'ho messo bene, va bene. Adesso devo riunire tutte le travi e le fare riunire a venire su uguale. Ok, allora andiamo a mettere la ricetta perché c'è quella dei telai. Struttura polivalente. Quante travi voglio ognuno? 22,5. Queste devono andare al 100% perché ognuno me ne fa 5. Però devono andare al 100%. Copia. Incolla. E incolla. Allora, ognuno vuole 30 travi.
Quindi qui ho le 90 travi, mi viaggiano sul nastro livello 2. Però con predefinito. 30 vanno qua, 60 vanno qua, altre 30 vanno qua, 30, ok. Mentre i telai modulari viaggiano sopra, così. Altro aspettino. Che ti piace? Mi piace. Ti piace che non ci ho preso? Così. E qui è tutto livello 1. Palo per nastro qua. Dritto. E dritto. E qui abbiamo le strutture polivalenti, che per il momento le riunisco qua e le mandiamo in un container. A posto ragazzi, perfetto. Collego la corrente e le risorse e startiamo il complesso. Ecco qua il complessino completamente collegato alle risorse attraverso questo budello di nastri. Le miniere sono tutte settate, collegamenti elettrici tutti completati, c'è rimasto soltanto da startare. Allora, c'è una cosa per ordine, tanto faccio partire le miniere, così, intanto che mi arriva il rame che sta particolarmente lontano, cioè ho saltato questo e questo. Intanto che vado a collegare il rame che mi sta particolarmente lontano. Scusate, mi sono distratto. Dicevo, intanto che vado a collegare il rame e che il rame mi arriva perché è particolarmente lontano, butto un po' di monnezza che ho dentro i container, come minerale di ferro e lingotti di ferro, lingotti di rame, minerale di rame, dentro le varie fonderie, costruttori, fucine, cazzi e mazzi. Allora, devo solo collegarlo. Vedete, è settata a 84. Vai. Qui abbiamo la corrente. Dai, ci siamo, ci siamo. Così almeno facciamo prima attacca tutto il complesso. Già ci ho messo tutto il nastro a livello 3, perché quando sarà il momento che qui sopra faremo il piano delle travi di cimento armato, vabbè qui poteva essere a livello 2, vabbè ormai l'ho fatta a livello 3. Casomai lo ricambio dopo, non è un problema. Lì ci sarà un separatore intelligente che mi manda il rame con priorità di qua e l'eccesso me lo manderà alle travi di cemento armato. Allora, no, ho preso più che altro, ho preso ferro per adesso. Quindi qui mi metti un po' di minerale di ferro. Così facciamo prima a tappalle. Alle varie fucine io do già i lingotti. Mi sono avanzati un po' di lingotti, li metto anche alle uscite. Vai, tanto che i lingotti non ci fa niente. Così iniziano già a uscire. A posto. Ecco il rame che mi arriva. Oh, vamo a tappare per bene. Devo collegare la corrente a quest'altra
dentro quest'altra linea di qua, così, qua, vai, così mi parte sia quella del carbone che mi parte anche quella del carbone, sì. Ok, così mi si attappano anche le linee dei minerali. Quelle del ferro, a me serve 186 di ferro, invece che mette doppi lumaconi su entrambe e mettere a 93 l'una, una l'ho messa a 90 e l'altra l'ho messa a 96, così mi sono risparmiato una lumaca. A posto. Ho messo un po' di monnezza dentro alle varie fonderie, fucine, cazzi e mazzi, così almeno, guardate, già si è attappato qualcosa, così facciamo prima attappa tutta la produzione. Mo, le fucine per i lingotti di ferro sono partite. Ho ancora un po' di minerale di rame, quindi lo vado a mettere. Sono già belli che pienotti quasi dappertutto. Io vado ad attaccare anche la seconda, fatto velocissimo. Avendoci messo tutta la roba che avevo nell'inventario quando ho dismesso la fabbrica, abbiamo fatto subito. E ora qui mi inizia la produzione del filo, delle piastre e delle travi d'acciaio. Ci sono rimaste da attaccare quello delle viti, che quasi quasi l'attacco per gli affari suoi. Cioè, stacco un attimo le fonderie che mi fanno i lingotti d'acciaio. No, no, scusate, cazzate. Stacco un attimo, ecco questi, i costruttori che mi fanno le travi d'acciaio. Si può tappare un attimo i lingotti d'acciaio. Mamma mia, che casino che sto a fare. Così faccio partire i costruttori delle viti. Dove sta? No, l'avevo preso. Vai. Ecco, ok, partiti i costruttori per le viti, tanto faccio attappare un pochino i lingotti d'acciaio nelle fonderie e dopo facciamo partire anche le travi. Di qui dopo partirà ognuno un attimo, ogni slot partirà per gli affari suoi, nel senso prima partiranno le piastre di ferro rinforzate, quando ne ho create un po' che inizio a averci anche un pochino di buffer in uscita pieno sugli assemblatori, farò partire anche i telai modulari e poi per ultimi facciamo partire le strutture polivalenti. Ah, si sono riempite già le fucine. A posto. Vai. Sono riempite anche le fucine dei lingotti. Facciamo partire le travi, vai. Ok, possiamo far partire anche gli assemblatori che ci fanno le piastre di ferro rinforzate, visto che sono anche abbastanza lenti, almeno iniziano a tapparsi. Comunque, intanto che abbiamo costruito questo complesso, ho fatto i collegamenti tutti i cazzi, guardate, abbiamo inviato già 2454 lamiere intelligenti. Dobbiamo arrivare a 100.000, la strada è ancora lunga, però già in questo periodo di costruzione abbiamo fatto 2460 ormai lamiere intelligenti, mica male. Ok, si sono riempite quasi anche le piastre di ferro, quindi io andrei ad attaccare anche gli telai modulari, che anche questi sono ancora più lenti delle piastre di ferro rinforzate, così iniziamo a produrli. Tanto le travi d'acciaio stanno a riempire anche i costruttori, perfetto. E alle travi sia i telai modulari si sono attappati, vai, iniziamo a far partire anche la produzione delle strutture polivalenti, perché ragazzi 15 al minuto ne dobbiamo fare 100.000, ma troveremo il modo anche per incrementare questa produzione, ci dobbiamo lavorare un pochino, però troveremo il modo per raddoppiare questa produzione e portarla al livello delle lamiere intelligenti. Se no a 15 al minuto lamiere intelligenti basta raddoppiare la centrale basterà raddoppiare la base principale, mentre queste di qui dobbiamo trovare il modo per raddoppiarle senza andare a toccare le miniere, che ci siamo già al limite. E ecco le prime strutture polivalenti. Ho messo un attimino qua, cioè ho tolto un attimo qua il nastro per mandarle al container, in modo che faccio un pochino attappare anche questi assemblatori qua e poi via, libero sfogo al container. E per questo episodio in cui siamo andati a creare il complessino che ci fa le strutture polivalenti, che è la seconda risorsa che ci chiede l'ascensore spaziale per terminare la fase 2, direi di salutarci qui ragazzi, grazie
di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!